Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda parte del video che vi abbiamo, penso, già mostrato del lavaggio della moto. Adesso vi facciamo vedere i prodotti che useremo e come andremo a pulire la catena. Allora, partiamo dello Scottex, che serve sempre. Grasso catena, che useremo questo della Motul. Comunque potete usare qualsiasi grasso catena, cercate di usare quelli di marche conosciute, non grassi strani. Come prodotto per pulire la catena, in questo caso useremo del petrolio lampante o petrolio bianco. Poi useremo anche uno spazzolino per una pulizia un po' più approfondita nei punti in cui si arriva magari un po' più difficilmente. Poi useremo questo puliscicatena, che adesso vi faccio vedere come funziona se non l'avete mai visto. Allora, qui si sgancia e qui all'interno, come vedete, ha tutte le setole per grattare un po' la catena. Questo si andrà ad agganciare intorno alla catena e richiudere, ovviamente. E questi tre attacchi che vedete serviranno per far entrare il petrolio bianco all'interno delle setole, e facendo scorrere la catena si andrà a pulire. Allora, il petrolio bianco andrà inserito all'interno di questo barattolino, e con questo tubo che finisce con una Y si andrà poi a collegare a due di questi attacchi. Ovviamente questo non messo solo così non sta fermo sulla catena, cioè se andate a far scorrere la catena questo va via insieme alla catena, vi finisce nella corona e buonanotte. Perciò ci muniremo anche di questo filo, che viene fornito comunque nel kit quando comprate questo pulitore a catena, che va ad agganciarsi su uno di questi buchi, quello che ritrovate più comodo, e l'altro gancio attaccato alla moto da qualche parte, in modo che una volta che fate scorrere la catena questo rimanga fermo e potete far scorrere la catena liberamente senza che vi vada in giro per la moto. Ok, adesso andiamo comunque alla pulizia, così capirete meglio se non mi sono spiegato bene. Ora mettiamo un po' di petrolio bianco all'interno del boccettino. Basta, dai, proviamo. Adesso proviamo con un po', poi al massimo ne possiamo sempre aggiungere. Chiudiamo qui prima di far danni e adesso andiamo a installare il pulitore a catena. Mettiamo intorno alla catena. Magari questi lavori fateli con i guanti, così se toccate la catena per caso non vi inzozzate, come stiamo facendo noi, con le mani già belle nere. Ok, quello è fisso. Vedete che comunque fa una certa resistenza, perciò dovete per forza legarlo alla moto in qualche modo, se no si sposta. Ok, allora adesso attacchiamo il nostro gancino all'asola qua sotto, al centro, e dall'altra parte facciamo girare un po' la ruota, ci attacchiamo al cavalletto. Adesso, facendo girare la ruota, continuerà a scorrere stando fermo lì in posizione più o meno. Adesso attacchiamo il tubicino a Y con dentro il petrolio bianco allo scatolotto sull'attacco inferiore e su uno dei due superiori. In questo caso noi faremo girare la catena così, perciò va messo da questa parte, perché se di qui non servirebbe a niente, il petrolio entrerebbe ma sarebbe già, cioè la funzione delle spazzole non ci sarebbe. Dunque attacchiamo qui, abbiamo messo una bacinella sotto così da raccogliere tutto lo sporco che verrà giù. Bene, adesso giriamo il boccetto col petrolio bianco, come vedete sta già andando in circolo, e premendo un po' e facendo girare la catena dovrebbe iniziare già a pulirla. Wow! Di roba ne sta scendendo, la catena
si sta pulendo. Bene, adesso il grosso l'abbiamo fatto, adesso facciamo una passatina con lo spazzolino nei dettagli, la asciughiamo e poi la ingrassiamo. Guanti. Ricordatevi sempre i guanti. Adesso con un ciotolino ci mettiamo giusto un dito di petrolio bianco e con lo spazzolino lo imbeviamo un po' e andiamo a grattare tutta la catena. Cercate di pulire giusto in mezzo alle maglie. Adesso proviamo a asciugarla un po' con lo Scottex o con un della panno. carta, tiriamo via il così nero. vediamo se è pulita bene e nel caso nei punti un po' più sporchi si può ridare un altro colpetto. Con lo spazzolino poi, se volete essere proprio precisi, si potrebbe pulire tutta bene la catena, la corona, scusate, che comunque come vedete qui se ne accumula di grasso e di sporco, però già un lavoro del genere va abbastanza bene. Allora, per evitare di andare a infilare le dita tra la catena e la corona, che diciamo che non fa proprio bene, dato che comunque le moto pesano un po' e se andate a infilare le dita qua dentro non le avete più, io di solito pulisco un po', asciugo la catena e poi la tiro in questo modo, in modo da non andare a incastrarmi nella corona. Bene, adesso abbiamo pulito bene la catena, come potete vedere abbiamo dato una pulita anche alla corona, mi sono sporcato bene le mani. Per chi vuole fare una pulizia un po' più precisa, pulire tutto proprio bene, si dovrebbe togliere questo carter qua, che è semplicemente un copripignone, poi da moto a moto varia come si stacca, qui ci sono 3 o 4 viti. Adesso in questo caso non lo facciamo perché non ci abbiamo voglia. Bene, la catena è pulita, l'abbiamo asciugata un po', abbiamo raccolto tutto il petrolio bianco usato sporco in questa ciotolina, che magari accumulatene un po' dentro un barattolo, non lo so, e poi dentro una tanica, e poi quando ritenete opportuno andatela a far smaltire dal vostro meccanico, che sicuramente loro sanno dove smaltirla e hanno, se non mi sbaglio, anche l'obbligo di ritirare tutti gli oli esausti o altre cose che loro possono smaltire. Adesso usiamo il Motul per ingrassare la catena e poi il lavoro è finito, È ultimato. Allora, il grasso catena è sempre meglio spruzzarlo in questo punto qui rispetto ad esempio come si vede fare in certi video qua all'esterno della catena, perché comunque se lo mettete tutto all'esterno, la prima volta che accendete la moto e partite lo spara quasi tutto fuori, quasi tutto in giro per la moto, e ne rimane proprio poco all'interno della catena che va a lubrificare bene gli o-ring. Dunque piuttosto ricordatevi sempre di metterlo qui all'interno della catena, ne butterà fuori un po' comunque, ma lubrifica molto meglio gli o-ring delle varie maglie. Bene, adesso come vedete la catena è tutta bella bianca, perlomeno all'interno. Poi comunque appunto come abbiamo detto ne sparerà lo stesso un po' fuori. Voi dopo il primo giro che fate magari date una bella pulita al cerchio dietro, che sicuramente si sporcherà un bel po'. E state attenti quando spruzzate il grasso di non beccare, ovviamente spruzzando in questa zona, la gomma, perché se andate a sporcare il battistrada e non lo pulite subito è grasso, finite per terra. Cioè, quindi c'è da occhio. stare attenti. Se vedete che sporcate la gomma,
gli date una pulita subito, velocemente solo in quel punto lì, viene via e non preoccupatevi. Però state attenti, dopo che avete ingrassato la catena, date sempre un occhio a tutto il lato della gomma. L'importante è che non sia proprio sul battistrada. Qui mi sembra abbastanza pulito. Sì, direi che siamo a posto. Bene, abbiamo finito. Adesso lei beva, Birretta. io vado a lavarmi le mani e Basta, per questo video è tutto. pulizia della moto e della catena, tutto fatto. Adesso la moto pulita. Aspettiamo solo il bel tempo per partire. Sì, visto perché che questi giorni sono un po' così. una settimana di pioggia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se questi video vi piacciono, Commentate se avete dei consigli. scrivetecelo qua sotto e vi lasciamo in descrizione il link del puliscicatena se vi può interessare. Comunque il lavoro lo fa, nel senso non sporchi in giro, perché con lo spazzolino magari rischi di stracciare un po' Sì, intorno, il cerchio. Con questo qui hai proprio lo scolo che va nella bacinella, è un lavoro pulito, diciamo. Ci siamo dimenticati di dirvi, il petrolio lampante, il petrolio bianco per pulire la catena lo potete trovare in qualsiasi ferramenta, Brico o negozi simili, comunque lo trovate. E ne basta veramente Sì. poco, nel senso, per pulire una catena, al contrario del Motul puliscicatena che è spray e fai fuori mezza bomboletta alla volta. Sì, esatto, cioè anche quegli spray puliscicatena puliscono bene, ma se ne usa fin troppo e Esatto. non costano poco come tutte le cose, alla fine. Questo invece il grasso Sì. va bene. Motul C4 ingrassa catene. Ricordatevi sempre, quando prendete il grasso catena, di dare un occhio a per quale tipo di catena è stato creato, perché io non sono un grande esperto, ma da quello che ho capito comunque soprattutto le catene delle moto da cross, moto che vanno spesso in fuoristrada, alcune non hanno gli O-ring, perciò sono stati creati dei grassi apposta per quelle catene. Diciamo che per queste tipologie di moto Sì, per questo qui va più che il bene. 99% delle moto questo qui va più che bene. Se avete un 450 da cross, roba del genere, penso che lo sappiate meglio di me che grasso catena dovete usare. Grazie per aver visto il video fino in fondo. Noi ci vediamo ad un altro video, prossimo video, e statemi bene. Pace e bene. Ciao. Ciao. Poi ci Laveremo i denti. Ci laveremo i denti con lo spazzolino. la Madonna.